Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami bilancia, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di gennaio 2024. E abbiamo la carta dell'imperatrice, amici. Devo dire che quando c'è l'imperatrice è un momento fertile, è un momento per creare, per progettare, per, come vi posso dire? Sì, creare fisicamente qualcosa. Potrebbe anche essere un periodo che vi fa avvicinare alle arti. E tenete presente che con la carta dell'imperatrice si può anche fare riferimento a una madre o alla maternità. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e il link per le previsioni del 2024. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Vi ricordo che sono letture generali, quindi possono riguardare gli affetti familiari, gli affetti di coppia o quelli tra amici, ok? Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Allora, partiamo con un re di coppe, 8 di spade, re di denari, la regina di denari, il papa, abbiamo un 9 di spade e un 5 di coppe. Allora, devo dire che ci sono diversi personaggi. Partiamo da questo re di coppe. Potrebbe rappresentare voi o una persona vicino a voi. E tenete presente che qui abbiamo sia re che regina di denari, quindi può riguardare una situazione familiare o di coppia, più che di amicizia. Però, ripeto, ognuno di voi adatti la lettura alla propria realtà. Allora, cominciamo da questo re di coppe. Andiamo a vedere di chi o cosa si tratta. 7 di denari. E 6 di spade. È come se qualcuno stesse aspettando di allontanarsi o stesse aspettando qualcuno che si è allontanato, anche se la sento più nella prima versione. Andiamo a vedere l'8 di spade. 2 di pentacoli e 3 di pentacoli. Allora, l'otto di spade è una carta piuttosto negativa, nel senso che esprime una serie di pensieri negativi, probabilmente inerenti a un progetto, per qualcuno potrebbe essere una casa, per qualcuno potrebbe essere una questione appunto di tipo familiare. Però con questo 2 di pentacoli al contrario ho come la sensazione che ci sia un ciclo che continua a ripetersi, dal quale non si riesce ad uscire, o dal quale si pensa di non poter uscire. Perché, ripeto, l'otto di spade è una carta che vi fa vedere tutto negativo, vi fa sentire incastrati, però in realtà è solo il vostro modo di captare, di percepire la realtà. Non è un reale incastro, è più il vostro modo di pensare. O comunque, questo, quando io dico che è il vostro modo di pensare, intendo in questo periodo, ok? Non dico che sempre siate così. Nello specifico perché ci sono delle persone che cioè, vedono solo quello che dico e invece io anche all'inizio delle letture dico cercate di essere elastici e adattate la lettura alla vostra realtà, ok? Va bene, andiamo a vedere di denari. Abbiamo la forza. E un 2 di coppe. È come se si volesse concretizzare un accordo.
un punto di incontro. Per qualcuno questo 2 di coppe fa riferimento a un'unione, soprattutto se il re di coppe per voi rappresenta una persona la persona di interesse, il 2 di coppe potrebbe, rappresentare il fatto che volete creare qualche cosa di stabile magari con l'altra persona. Andiamo a vedere questo. La regina di denari spiegato da un 8 di bastoni e da un 4 di bastoni. Che interessante, perché qui ragazzi ho la sensazione che non si trovi un punto di incontro in un certo progetto, in una certa idea, perché qui abbiamo tutte e due le figure di denari che sono al contrario, quindi è come se avessero una sorta di perdita di potere personale nel comunicare, nel trovare un accordo, nel venirsi incontro, nel prendere decisioni. Se foste in una coppia, cioè se per voi vibrasse come una stesa di coppia, ehm, ho come la sensazione che ci sia qualche questione da chiarire per quello che riguarda proprio gli accordi e vi dico che con ehm, l'imperatore, prima forse ho detto il papa, è un imperatore questo. Che è un 4 e anche il 4 di bastoni, è come se si dovessero regolarizzare delle cose, stabilizzare, più che regolarizzare, stabilizzare. Andiamo a vedere questo imperatore. E in effetti ci sta perché il 2 di pentacoli è girato a testa in giù. Allora abbiamo la luna. Otto di pentacoli e nuovamente l'imperatore al contrario. Allora ragazzi, vi devo dire che abbiamo imperatore e imperatrice e re e regina di denari, quindi può riguardare, come dicevo prima, la famiglia o una coppia per destino, ok? Avete anche un 2 di coppe e un 4 di bastoni per adesso, quindi si potrebbe anche trattare di anime gemelle per qualcuno. Ma io qui ho come la sensazione che ci sia una sorta di rielaborazione da fare per quello che riguarda le idee di una certa quotidianità. Cioè, nel senso, se state frequentando una persona e il vostro modo di vedere la situazione è negativo, è come non rendersi conto che in realtà c'è qualche cosa che si può creare. Il punto è che non vi sentite in realtà in grado, non sapete come fare o vi mancano gli strumenti. Però ho anche la sensazione con questa luna che sia solo un vostro modo di vedere e ve lo dico anche perché avete questo 8 di spade. Il fatto che si veda sempre un po' tutto negativo, magari avete, mi parlano, mi dicono, ho sentito la parola ansia, quindi magari patite un po' di ansia, nel senso di, ma perché non mi scrive o non lo so, sarà arrabbiata, arrabbiato o mi pensa o non lo so, quelle cose che, quei pensieri continui è anche un po' perché è la carta dell'autosabotaggio, l'otto di spade. Quindi sento che state facendo tutto da soli, vi state mettendo un po' in questa vibrazione. Andiamo a vedere il 9 di spade perché qui c'è l'8 ma qui c'è il 9 ed è come un ok, esco da questo stato. Andiamo a vederlo. Appeso e 7 di spade. Wow! Devo dire che la carta dell'appeso casca a fagiolo, nel senso che è sempre un momento di stand-by che vi dà però la possibilità di vedere quali sono state le mezze verità, le comunicazioni sbagliate o non fatte come si deve. Ci sono delle volte dove noi comunichiamo poco per paura di ferire l'altro e invece è una comunicazione fatta a metà dal punto di vista dell'altro, no? Magari se tu mi avessi detto tutto avrei capito, ecco.
Quindi c'è come da rielaborare qualche situazione, qualche questione, qualche idea, qualche percezione della verità, ma soprattutto pensieri con il 7, l'8 e il 9 di spade. Anche perché appunto con la carta dell'appeso vi si dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Provate a mettervi nei panni dell'altro. La carta dell'appeso indica un momento di accettazione. Ok, la situazione è questa, quindi cosa posso fare? Terminiamo con un 5 di coppe, andiamo a vedere. Temperanza e asso di spade, di nuovo una carta di comunicazione. Sento che qui la comunicazione può portare alla guarigione. Allora ragazzi, non vi nego che il 5 di coppe è una carta di perdita affettiva, è una carta di vuoto emotivo, quindi questa presa di consapevolezza potrebbe farvi rendere conto, insomma, che c'è un vuoto da guarire. Eh, Devo dire che quando c'è il 5 di coppe la sento un po' in linea con questo 8 di spade. Secondo me si tratta di cambiare attitudine. In questo caso io l'imperatrice la sento come una carta che vi invita a diventare madri migliori di voi stessi. Uomini o donne che siate non importa, la madre è quella parte femminile, quel lato, la polarità positiva che è dentro ognuno di noi e che in un certo senso ha il compito di amarci, di accettarci, l'accettazione, il perdono. È l'amore incondizionato di una madre e qui si tratta di averlo un po' verso voi stessi, secondo me. Devo dire che c'è anche questo 8 di pentacoli, quindi è come se ci fosse qualche questione o lavorativa o nel quotidiano o può anche essere una questione che vi trascinate avanti da tempo, una situazione che in qualche modo condiziona la vostra vita quotidiana, la vostra vita lavorativa, che ha bisogno di essere regolarizzata. Come? Essendo onesti con voi stessi, cercando di uscire da questa sorta di preoccupazione, è un po' come dire, ok, fino adesso mi sono raccontato una favola o mi hanno raccontato una favola, cerco di capire perché, in modo materno, perché mi è stata raccontata questa favola o perché me la sono raccontata io, da dove arrivava questo bisogno. E poi da lì arriva la temperanza, arriva la guarigione e la chiarezza mentale con questo asso di spade, ragazzi. Andiamo a vedere una carta, queste sono credenze limitanti, magari non vi risuona ma vi aiuta a pensare, a riflettere. Perché non posso fare niente da solo o da sola? Ecco, guardate, sì, lo sento qui. Vi dico, allora, l'otto di spade è nella terza settimana di gennaio. Se voi riuscite a focalizzare il momento, cioè quando siete in questa fase di pensieri, lo vedete, lo riconoscete, forzatevi a cambiare vibrazione. Può essere mettendo una musica allegra, può essere andando a fare una passeggiata, può essere smettendo di fare quello che state facendo e prendendovi una pausa, però meccanicamente forzatevi a stare in altre vibrazioni. La musica è quella che funziona di più per me, però vi invito a provare. Perché è come se ci fosse una sorta di sfiducia in se stessi. Come vi dicevo, la regina di denari girata al contrario, è come se ci fosse una perdita di potere personale, una perdita di stabilità, una perdita nelle proprie capacità creative, una perdita di fiducia, scusate, nelle proprie capacità creative in se stessi, mi viene da dire. Mm? Andiamo a vedere ancora un oracolo. Comunque, adesso ehm, per darvi una lettura un pochettino più pratica, più concreta, se qualcuno dovesse avere una relazione sul lavoro, ragazzi, insomma, voglio dire, qui c'è da
rendersi conto, per quello la perdita di potere personale, però è come se ci fosse da rendersi conto che le cose così sono e non si possono cambiare. Quindi o prendere o lasciare fondamentalmente. E ho come la sensazione che con questo 5 di coppe qualcuno lasci. E anche se non è una situazione di lavoro, è come se ci fosse questo punto di incontro che si cerca, no? Però probabilmente non è ancora momento. Andiamo a vedere un oracolo. Ne sono usciti 3 e li vediamo tutti e 3. Scambiarsi doni, carta numero 27, è il dare per avere. Ed è anche un modo per dire, cioè io questa carta la sento molto come un, ok, dai per il piacere di dare, poi sarà l'altro che a sua volta, se ha piacere di dare, scambierà qualcosa con voi. Però è lo scambiarsi i doni è un nutrimento reciproco. Poi abbiamo carta numero 20, immaginare, e qui avevate la luna, vero? Sì, guardate, c'è la luna anche qui. Qui, allora, questa carta io la sento molto come legge di attrazione, no? Perché quando si fanno i lavori di legge di attrazione si immagina, si visualizza letteralmente. Però certe volte ci incastriamo talmente tanto in quelli che sono queste immagini, queste idee che vorremmo nella nostra vita e che quindi cerchiamo di proiettare, che tendiamo a proiettarle in modo un po' distorto. Magari perdiamo di vista la realtà e il fatto che quella cosa lì, proprio come la vogliamo noi, magari non sia l'ideale per noi, ecco. Però fondamentalmente parla di immaginare quello che volete, di legge di attrazione mi viene da dire. Anche perché qui se ci fate caso c'è una figura che ha legato la luna e la sta attirando. La sta, mm, come vi posso dire, catturando, come un po' catturare i sogni. E poi qui abbiamo l'osservatore, carta numero 49. Anche qui c'è una luna, tra l'altro. Ed è un po' come diventare gli osservatori. La carta dell'appeso vi dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!